La strada scorre veloce sotto le ruote, il rombo del motore rimbomba nell'abitacolo. Improvvisamente realizzi che stai andando troppo veloce, il cuore accelera e inizia a sudare freddo. Provi a frenare ma sembra che l'auto non risponda. Il panico sale e vorresti solo scappare da lì. Anche quando solo l'idea di mettersi alla guida provoca sensazioni del genere, questo potrebbe essere un segnale della maxofobia, conosciuta anche come fobia o paura di guidare. Questa fobia è molto più comune di quanto si pensi, infatti colpisce circa una persona su 12. Ma cos'è esattamente la paura di guidare e come si manifesta? Da cosa può dipendere questa fobia? E soprattutto esistono trattamenti o terapie efficaci per superare e ritrovare la serenità al volante? In questo video approfondiremo tutti gli aspetti di questa diffusa ma poco conosciuta fobia specifica. Scopriremo le cause e i sintomi principali, come viene diagnosticata e i metodi terapeutici più efficaci per affrontarla. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. La paura di guidare, nota anche come maxofobia, è una condizione psicologica che rientra nella categoria delle fobie specifiche. Consiste nel provare ansia intensa, attacchi di panico o terrore quando si guida o si pensa di guidare un veicolo. È una fobia abbastanza diffusa, con una prevalenza stimata tra il 7 e l'8% negli adulti. La paura poi è sproporzionata rispetto al pericolo reale e porta a comportamenti di evitamento, che possono interferire significativamente con la routine quotidiana e la qualità della vita. La fobia specifica legata alla guida si manifesta quindi quando una persona sperimenta una paura sproporzionata e irragionevole di guidare. Questa paura poi deve durare per almeno 6 mesi e interferire significativamente con la vita di tutti i giorni. Le persone che affrontano questa paura possono evitare situazioni legate alla guida o affrontarle con una forte ansia. Ad esempio potrebbero evitare di mettersi alla guida da soli o in determinate condizioni di traffico, oppure provare ansia intensa quando si trovano a guidare su autostrade o si trovano a dover attraversare dei ponti. È importante sapere che solo un esperto nel campo della salute mentale può effettuare una diagnosi accurata. Vediamo ora quali possono essere le cause principali e i fattori di rischio per lo sviluppo di questa paura. Vi lascio qua in descrizione la playlist sulla psicologia clinica, dove troverete molti video di approfondimento su tematiche come queste. Tra le principali cause e fattori di rischio della paura di guidare figurano gli incidenti stradali o quei quasi incidenti particolarmente spaventosi vissuti come conducenti o passeggeri. Come spiegano degli autori, questi eventi traumatici possono portare a condizionamenti psicologici negativi, scatenando risposte d'ansia e anticipatorie ogni qualvolta ci si mette alla guida. Un altro possibile fattore scatenante riguarda l'essere stato in passato passeggeri di conducenti poco prudenti, aggressivi o distratti, poiché ciò può far vivere esperienze traumatiche al volante, trasmettendo una sensazione di imprevedibilità e pericolo quando si guida. Anche soffrire di disturbi d'ansia generalizzato o attacchi di panico predispone allo sviluppo della fobia di guidare, data la continua ipervigilanza e sensazione di allerta tipica di queste patologie. Un altro fattore di rischio è l'avere un carattere tendenzialmente perfezionista, con una spiccata avversione per gli errori, che può alimentare il timore di sbagliare alla guida e subire i giudizi altrui. La scarsa esperienza di guida, poi, specialmente in giovane età, rende più insicuri e ansiogeni i contesti di guida normali. Infine, eventi fortemente stressanti non legati alla guida possono far emergere in persone predisposte paure irrazionali di guidare. Dopo aver visto i fattori di rischio, vediamo ora quali sono i sintomi principali di questa patologia. I sintomi più comuni della paura di guidare comprendono ansia intensa, attacchi di panico, sudorazione, tachicardia, vertigini, sensazioni di svenimento e sensazioni di soffocamento. Chi ne soffre evita determinate strade, autostrade, condizioni meteorologiche avverse, ore di punta o altre situazioni che possono provocare ansia. La persona che soffre di amaxofobia può guidare con eccessiva lentezza e prudenza, oppure evitare del tutto la guida, chiedendo ad altri di accompagnarlo. I pensieri negativi riguardano spesso la possibilità di causare incidenti, ferirsi o morire. Queste manifestazioni possono variare però da persona a persona. Per diagnosticare la paura di guidare, uno psicologo valuterà la presenza dei sintomi chiave attraverso colloqui e questionari. Verranno raccolte informazioni sulle circostanze di insorgenza della fobia e potenziali eventi scatenanti. Sarà valutata la gravità dei sintomi fisici, emotivi e comportamentali durante l'esposizione reale o immaginata alla guida. Andranno esclusi altri potenziali disturbi come attacchi di panico non collegati a questa paura. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete mai sperimentato questa spiacevole paura e se siete riusciti a superarla e come siete riusciti a superarla. I trattamenti raccomandati per superare la paura di guidare sono principalmente la terapia cognitivo-comportamentale, che permette di modificare pensieri e convenzioni disfunzionali riguardo gli incidenti, le capacità personali e la pericolosità della guida, correggendo distorsioni cognitive ed atteggiamenti negativi. Altri trattamenti riguardano l'esposizione graduale alle situazioni via via più temute, che consente di abituarsi ad esse riducendo gradualmente l'ansia, partendo da contesti semplici come strade poco trafficate fino ad arrivare alle autostrade. L'apprendimento di tecniche di rilassamento come il training autogeno, la respirazione e la mindfulness, utili per contenere i sintomi di ansia e di panico al volante. Vi ricordo che ho fatto un video specifico sul training autogeno, lo trovate anche questo in descrizione.
Molto efficace può essere anche la guida accompagnata da un istruttore esperto che accresce sicurezza e autostima correggendo eventuali errori. Nei casi più gravi possono essere prescritti dai medici o dagli psichiatri con cautela e come supporto temporaneo ansiolitici o antidepressivi per contenere il panico e i sintomi fisici durante la terapia. La psicoterapia può anche aiutare ad elaborare eventuali traumi o eventi alla base della fobia. Per prevenire o gestire al meglio questa fobia è importante non evitare completamente la guida, ma affrontare gradualmente le proprie paure, acquisire esperienza pratica in situazioni non eccessivamente ansiogene e consultare uno psicoterapeuta. Le tecniche di rilassamento e di mindfulness aiutano a contenere l'ansia, bisogna poi chiaramente evitare l'uso di alcol o di droghe come medicinale per ridurre l'ansia. Spesso anche il supporto emotivo e la comprensione da parte dei familiari e degli amici sono utili per affrontare la fobia in modo positivo. Con impegno e con le giuste strategie, anche nei casi più gravi, è possibile recuperare la capacità di guidare con sicurezza e tranquillità. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento, vi invito a farmelo sapere come al solito qua sotto nei commenti, di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite. Noi ci vediamo a un prossimo video, ciao!